Ciao a tutti, questo weekend siamo a Dunsborough, nel sud dell'Australia occidentale. È un paesino sul mare dove appunto siamo ospiti dai miei parenti australiani e staremo qui per tutto il weekend. Qua ho finalmente visto dei paesaggi che in Australia ancora mi mancavano. Spiagge con delle rocce assurde, l'acqua cristallina, onde che creano cascate direttamente al mare, spa naturali. Quindi guardate tutto il video per scoprire le meraviglie di questi posti. Buona visione! Siamo a Margaret River, anche Loris. Diciamo che è una delle località più famose del Western Australia, è molto nota soprattutto per il surf. Tra l'altro, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, ma dovrebbero fare anche una tappa del World Surf League qua. Il paese in sé non è molto grande, c'è questa via piena di negozietti carini, un po' fricchettone, anche qua ovviamente un sacco di surfisti, quindi un sacco di surf shop e posti del genere che a noi piacciono molto. Siamo quindi nel centro, ancora non abbiamo visto le spiagge, però in teoria fra poco dovremmo andare lì. A me questi posti fanno molto male perché ho fatto letteralmente 20 metri e ho speso $100. Io non posso andare avanti così, però no, era necessario. Ho perso gli orecchini, quindi mi sono comprata dei nuovi orecchini. Ho preso le scarpette per il reef per fare surf, sono acquisti sensati. Siamo appena arrivati in quella che si chiama Main Break, che è una spiaggia, uno spot per surfisti, soprattutto oggi direi kitesurfer e windsurfer, perché c'è un vento che porta via. Le onde sono folli, tra l'altro c'è solo un surfista in acqua perché appunto c'è un vento della Madonna e mi sa che non sono proprio le condizioni migliori, ma lui è un pazzo, è andato. Non è che stia combinando molto in realtà, proprio perché ci sono ste onde un po' marasma, ecco, però sono giganti veramente. E la spiaggia è fighissima, c'è un sacco di vegetazione proprio qui, questa tipo collinetta sopra la sabbia, veramente molto suggestivo. Ovviamente qua cosa ve lo dico a fare? Ci sono solo dei van parcheggiati davanti alla spiaggia. Che figata, cioè loro stanno lì, se la chillano e domattina surfano di nuovo. Incredibile. Questo invece è Margaret River. Siamo arrivati a Dunsborough, che sarà la nostra meta per questo weekend. Di preciso siamo nella casa della famiglia del marito, seguitemi, della figlia, della cugina di mio padre, ok? Un po' contorto. Insomma, siamo in questa casa, è una villa gigante davanti al mare. Ora vi faccio vedere dov'è il mare, cioè letteralmente giro la telecamera e il mare, signori, è lì. Letteralmente si attraversa qua e c'è la spiaggia. Qui invece siamo a Yellingup, che è un altro spot famoso per i surfisti. Qui si nota ancora di più, ci sono tipo le docce a forma di surf, ci sono le regole su come comportarsi in acqua, è ancora più figo. La spiaggia è abbastanza simile a quella che abbiamo visto ieri, però le onde qui erano un pochino meglio oggi. Oh! Chi era? Allora, sono accovacciata dietro una macchina per cercare di fare questo video perché c'è un vento folle, il più forte che abbiamo sentito finora. Comunque siamo stati a vedere Canal Rocks, che sono appunto queste rocce in mezzo al mare dove ci si può arrampicare, molto figo, c'è un piccolo ponte, dopodiché si va a piedi.
Finalmente riuscirete a vedere delle riprese col drone grazie al mio, chiamiamolo cugino per semplificare tutto, Tom, che appunto ha il drone, quindi vede un po' più figo oggi. Poi ci siamo spostati alla Ingidap Spa, che è questa spa naturale sempre ricavata dalle rocce, dove ci sono anche delle piccole cascate, praticamente generate da un'onda che arriva dall'altra parte, ed è la prima volta che vedo tipo delle cascate nel mare. Ovviamente sono piccoline, però veramente figo. E ci sono varie piscine naturali, ce n'è una super calma dove è molto più rilassante, invece un'altra dove ogni tanto arrivano sti getti d'acqua, però ovviamente più figa. La tappa successiva è stata una fabbrica di cioccolato, letteralmente, e diciamocelo, ritrovarsi a stomaco vuoto all'ora di pranzo davanti a secchiate di cioccolato gratuito da assaggiare non porta sicuramente a buone scelte. Da questa finestra poi si può osservare come costruiscano questi conigli di cioccolato dallo sguardo abbastanza inquietante. Adesso siamo a Cape Naturalist, che a quanto pare è uno dei pochi posti dove le balene sono avvistabili proprio dalla costa, cioè di solito uno magari deve prendere la barca e andare a fare un tour apposito in mezzo al mare, giustamente per vedere le balene, invece questa spiaggia qui è una delle poche dove si possono avvistare direttamente da terra. Purtroppo però è pieno di mosche! Purtroppo però la stagione per vedere le balene va da settembre a novembre, quindi ahimè siamo totalmente nel periodo opposto dell'anno, però ecco, se verrete in questo periodo qua le potreste vedere. Just hiccuping. Hiccup? Cadina. Siamo appena stati al Bastleton Jetty, che altro non è che il pontile più lungo dell'emisfero australe. È lungo quasi 2 chilometri e per entrare si paga un biglietto di $4 e si può arrivare appunto fino in fondo. E su questo pontile poi ci sono varie fermate dove volendo si può pescare o fare snorkeling, fare i tuffi, insomma si può fare il bagno dove si vuole praticamente. È stato costruito nel 1850 circa e all'inizio era in legno, poi l'hanno rifatto tutto più in cemento, infatti c'è anche un trenino che passa se non si vuole camminare. Noi abbiamo camminato, ci vuole circa mezz'oretta ad arrivare in fondo. È molto bello perché praticamente vai a piedi in mezzo al mare, sei lontanissimo dalla spiaggia, appunto 2 chilometri sono tanti per essere a piedi nel mare. Bene ragazzi, il video è finito, grazie mille per averlo guardato fino in fondo. Come sempre vi invito a lasciare un like, un commento e soprattutto se vi va ad iscrivervi al canale, per me sarebbe veramente importante. Vi lascio sempre poi nella descrizione degli oggetti che uso quotidianamente per le mie riprese, in generale per i miei viaggi. Se vi dovesse servire qualcosa per i vostri viaggi e voleste comprarlo tramite il mio link, per me sarebbe importante perché per voi non cambia di €1, ma io ci guadagno una piccola percentuale. Vi invito inoltre a seguirmi su Instagram, dove potete essere sempre aggiornati sui miei viaggi, perché i contenuti che posto lì sono in tempo reale, mentre quelli che vedete su YouTube sono sempre un po' in ritardo rispetto a quello che sto effettivamente facendo. Comunque rimanete sintonizzati perché d'ora in avanti usciranno un bel po' di video sull'Australia. Come sempre vi chiedo da voi come va, da Rachele tutto bene. Ciao, al prossimo video.